Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Inoltre, grazie al nuovo sponsor Fantasia Store, con il nostro codice sconto SEA5 avrai diritto al 5% di sconto per i tuoi acquisti su tutti i prodotti non scontati presenti sul loro sito. Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato a Centurion, mettendo sotto la lente di ingrandimento una build ideata da Lorenzo Cocchia, che è riuscito a proporre tra i tavoli del formato qualcosa di inedito e allo stesso tempo vincente. In parte il successo della sua creazione è offerto dai colori Simic, che nei formati a 100 carte hanno da sempre saputo dimostrare il loro valore, in un coniugo perfetto tra creature e magia ai massimi livelli. In parte il merito va a questa leggendaria, che prova a proporre delle sinergie verso una tipologia di permanenti, le terre, sempre molto potenti e degli effetti che trasformeranno questa strana melma in un bittante ostico da affrontare per chiunque. Questa volta vi parleremo di Slogwork, The Over Slime. Siamo al cospetto di una creatura del piano di Innistrad, Mundane Hunt, che combina una keyword potente delle abilità difensive e offensive particolarmente adatte a un formato 1v1 come il Centurion. Ma andiamo con ordine, descrivendo le sue caratteristiche. Con 3 mana, uno generico, uno verde e uno blu abbiamo una melma con forza 3 e costituzione 3, travolgere e ben 3 abilità che sinergizzano egregiamente con le terre e con le sue statistiche. Nella prima abilità abbiamo, ogni qualvolta una carta terra viene messa nel tuo cimitero da qualsiasi zona, metti un segnalino +1/+1 su Slogwork, The Over Slime. Nella seconda c'è, rimuovi 3 segnalini +1/+1 da Slogwork, fallo tornare in mano al suo proprietario. Infine, nella terza troviamo, quando Slogwork lascia il campo di battaglia, riprendi in mano fino a 3 carte terra a bersaglio dal tuo cimitero. Siamo di fronte a un comandante che si presta a contravvolgere abitante ostico, unendo poi una serie di abilità che da un lato lo possono pompare, con la naturale gestione delle terre in grado di sacrificarsi, dall'altra risultare elusivo per le rimozioni del formato. Inoltre la terza abilità ci permette di recuperare dal cimitero nuovamente delle terre, finite accidentalmente o di proposito in questa zona di gioco, permettendoci diversi approcci alla partita, valorizzando sia il generale sia le fonti di mana a disposizione. In poche parole una creatura versatile questo Slogwork The Over Slime, che dai vicoli di Innistrad prova a farsi largo nel Centurion, fagocitando tutto con la proverbiale ingordigia di questa melma, informe e inarrestabile. Già leggendo l'abilità di Slogwork The Over Slime appare evidente il grande potenziale di questa carta, che lavora molto bene con le fetch del formato, ma anche con tutte le meccaniche che sfruttano le terre speciali o sinergizzano con questi permanenti al meglio. Pensiamo ad esempio a Lotus Cobra e a quanto possa essere efficace il suo effetto sia in sinergia con le terre a disposizione sia con il comandante, che può con una certa facilità ridarci in mano nuovi land drop per alimentare la sua abilità. Puntando a riempire il cimitero ci faranno comodo tech come Eternal Witness e Noxious Revival, con i loro effetti di recursione per aumentare le mani in campo, alimentare la sete dei segnalini del comandante o banalmente recuperare qualcosa dal grave utile da riutilizzare. Con l'esigenza specifica di avere terre utili in campo ci doteremo di una serie di tutori adatti tra Crop Rotation, Elvish Reclaimer, Expedition Map e Sylvan Scrying, dandoci modo di trovare il pezzo adatto al momento del bisogno, tra le tante opzioni valide presenti nella nostra mana base. In tutto questo, una carta come Uro, Titan of Dentus Wrath, è perfetta per i nostri scopi, sia per i land drop aggiuntivi che offre, sia perché avremo la tendenza di ingrossare il cimitero, garantendo il suo ritorno grazie alla sua abilità Escape, sempre molto forte in questo formato. A questo giccione abbineremo altre creature di peso, tra questi Beast e Tarmogoyf, affiancate da Throne Nemesis, che risulta sempre una spina nel fianco per l'avversario di turno, così da avere, oltre al comandante, un modo efficace di picchiare il nemico come si deve. Con queste bestie a disposizione e i trick del generale, le abilità offerte a Titania, Voice of Gea e da un equipaggiamento come Shadow Spear sono più che valide, anche solo per tenere alti i nostri punti vita verso gli avversari più veloci di noi. Come protezione per i pezzi pregiati o le nostre giocate chiave ci affidiamo a un paio di staple nel verde, Sylvan Safekeeper e Veil of Summer, adatte al contesto del momento, in particolare l'elfo, che alimenta le abilità del comandante alla perfezione. Per rispondere al rifiorire del cimitero del nemico useremo con profitto Endurance, Scavenging Goose e Soul Gale Hunter, mettendo al primo posto questo genere di risposte visto come si sta muovendo il meta in questo momento storico preciso, tra i vari mazzi a base Reanimator. Con tutto questo desiderio di giocare, gettare e recuperare terre dal cimitero, sfrutteremo al meglio diverse staple tra questi permanenti, ad esempio con rimozioni come Blast Zone, Bojei of Endurance e Utawar Sorry City, compensando in parte i limiti del nostro Color Pie. Altra tech interessante e utile verso i mazzi che tendono a vincere con combo che puntano all'automill è Cephalic Colosseum, carta utile anche verso di noi, nel caso ci servisse alimentare la fame di segnalini del comandante gettando terre direttamente dalla mano nel cimitero. Non possono poi mancare trick offerti da Dark Depths e Destined Stage e una terra animabile come l'Arrow of Hydra per spingere sui danni verso il nemico in maniera non certo convenzionale, abusando del fatto che potremo anche riprendere queste carte dal grave nel caso ce ne fosse bisogno. Altre terre intelligenti da inserire tra il 99 sono di certo Mystic Sanctuary e Urza Saga, così da incrementare il value in campo alla presenza di nuovi abitanti a sostegno della nostra azione attraverso i costrutti di questa terra incantesimo.
E per dare solidità alla nostra azione, che consta di poche creature di pregio, con tutori come Final of Devastation, Green Sun Zenith e War di Tutor, ci metteremo in caccia di qualche carta specifica, nel caso il nostro generale non fosse sufficiente a guidarci alla vittoria. Se con l'abilità proposta da Slogurg vs Slime siamo certi di poter abusare delle terre, soprattutto se siamo in grado di mandarle al cimitero con profitto, ci dovremo comunque preoccupare che una buona parte della lista ci offra vantaggi consistenti per dare gambe alla nostra strategia principale. In primis cercheremo di sfruttare qualche creatura come Icefang Koatl e Ledge Shredder che uniscono elementi di card draw o card selection che ci possono aiutare ad alimentare la mano e il cimitero di elementi utili alla nostra azione. In affiancamento con Search of Xanta e Sylvan Library proseguiremo nella ricerca di pezzi adeguati per interagire o proteggere il nostro piano, che punta su pochi pezzi aggressivi, generali in testa, al fine di procedere nella fase agro. Con il blu a disposizione annoveriamo alcuni cantrip, Brainstorm, Citaxian Probe, Ponder e Preordain, così da avere sempre mani ottimali o mettersi alla ricerca di qualche elemento utile per il contesto del momento, visto che abbiamo diverse carte dirompenti per la partita. Nonostante il nostro color pie, cercheremo anche di avere qualche rimozione, a partire da creature come Highweight Might o Outlaw Liberator, che riescono a colpire piuttosto agevolmente incantesimi e artefatti spesso problematici per la partita. Anche con qualche magia tra Pongify, Psionic Blast e Reality Shift e un incantesimo come Song of the Dryads, proviamo a rispondere alle minacce del nemico, ma avremo un'altra carta da giocare, spesso risolutiva, per bloccare le minacce più pericolose, i counter. La prima scelta ricade su una creatura, Nibble Obstructionist, che può ricoprire anche la veste di bittante occasionale, mentre avremo il sostegno di una serie di magie, ben 13 tra Daze, Mana Leak, Spell Snare e Stubbornness Daniel, quelle più efficaci per il costo e spettro di bersagli papabili. Per una maggiore flessibilità nelle risposte utilizzeremo alcune carte modali, Cryptic Command e Decisive Denial, così da avere, anche nelle fasi più avanzate della partita, qualche elemento in grado di rispondere a contesti anche molto diversi tra loro. Restano sempre valide alcune staple in questi colori tra Brother Borrower, Snapcaster Mage e Verdilion Click, per rintuzzare le mestizie o fare banalmente value per imbrigliare l'avversario quanto basta per schiacciarlo con i nostri bittanti corpulenti. Come ulteriori vincoli alle giocate del nemico utilizzeremo con profitto carte come Dress Down, Hullbreacher e Pity Needle, che possono imbrigliare carte specifiche o meccaniche dirompenti se non vengono con efficacia fermate sul nascere. Resta ancora spazio per un paio di viandanti, Jace the Mind Sculptor e Oko Thief of Crowns, che in questi colori sono irrinunciabili se vogliamo sostenere la nostra azione aggressiva con giocate astute, rintuzzando con efficacia l'opponente di turno. Il motivo che ha portato Lorenzo Cocchia a costruire un archetipo attorno a Slogurg vs Slime nasce dalla sua passione per le terre, permanenti che lo hanno sempre affascinato e sui quali ha sempre cercato di costruire sinergie efficaci per i formati 1v1 a 100 carte. Con la banlist francese si è inerpicato nella realizzazione di una lista basata su Statiova Benthic Druid che sfruttasse al massimo le meccaniche del landfall, poi, seguendo il consiglio di un altro giocatore, Dani Lontano, decise di passare a questo generale che offriva un buon value con un costo di cast inferiore. I primi tentativi di ricalcare le meccaniche all-in che puntavano a combo come Dark Depths o a magie di peso come Walk of Eons, alla fine risultarono fallimentari verso i mazzi più veloci e il nostro deck builder ha virato la lista verso una configurazione midrange che vi stiamo illustrando in questo primer. Aumentando la densità delle interazioni per sopperire ai limiti del color pie e abbassando la curva il più possibile, migliorando al massimo il top deck, si è puntati a giocate sempre impattanti, così da mantenere alta la resa della build in ogni circostanza. Un approccio con questo Slogurg vs Slime solido e convincente, che sta dimostrando grazie alle intuizioni del suo ideatore tutta la bontà di questa lista, che sta macinando risultati di tutto rilievo nei tornei finora disputati. Visto l'approccio seguito da Lorenzo Cocchia nella costruzione di questo archetipo capeggiato da Slogurg vs Slime, punta a risultare versatile per rispondere con i mezzi a disposizione alle diverse tipologie di archetipo presenti nel meta. Bisogna prestare la massima attenzione alle fasi iniziali della partita, sfruttando l'alta densità di interazione a disposizione per frenare l'intemperanza dei mazzi veloci, facendo in modo di proteggere e costruire i nostri motori di vantaggio risorse. Il comandante è perfetto per questo tipo di strategia, sia perché alimenta i nostri potenziali land drop, grazie a fetch e terre con abilità ciclo, sia perché può diventare una minaccia, ingrossandosi a tal punto di permetterci anche chiusure da danni da comandante se lasciato indisturbato. Purtroppo soffriamo late verso il cimitero e i pali che ci impediscono di usare i nostri preziosi tutori, quindi dovremo prestare la massima attenzione a queste carte, che possono ridurre notevolmente il nostro raggio d'azione, impedendoci di prendere le redini del match. Si tratta di un approccio al gioco non particolarmente esplosivo, visti anche i colori a disposizione, ma sfruttando qualche trucco come The Rest Down e accumulando esperienza sul campo si potrà utilizzare con profitto questa build, molto tecnica, dove anche un singolo errore può costare caro. Grazie ai consigli del nostro The Builder proviamo a comprendere che questa lista basata su Slogurg vs Slime si posiziona nel meta centugno rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco.
Contando che al momento l'esperienza del nostro deck builder è limitata alla community locale, la build è riuscita agevolmente a tenere testa ai tire del momento, giocandosela alla pari con le giuste accortezze, ad esempio con carte come Sylvan Sailkeeper, che con il generale dà il meglio di sé. Verso i combo deck senza il blu e le strategie Reanimator siamo in un contesto favorevole, visto che investono solitamente molte risorse per giocate chiave, che abbiamo modo di fermare con il nostro comparto interazioni. Verso i mazzi che uniscono esplosività alle interazioni del blu abbiamo a che fare con avversari spinosi che generano partite difficili da navigare, in cui non si possono commettere errori pena una rapida dipartita. Bestia nera del mazzo di Cetto Cities, Harvest End, così come in generale tutte le strategie che uniscono un vantaggio carte oppressivo ed elementi di stacks, che nel late game diventano impossibili da arginare con i mezzi a disposizione del comandante. Nonostante Lorenzo Cocchia abbia stabilizzato nel tempo questa lista, costruita attorno a Slogorg The Overslime, il desiderio di cambiare qualche carta o l'intera strategia del mazzo resta sempre alta, segno di una grande attenzione per la build che si sta dimostrando molto versatile. Una prima aggiunta potrebbe essere Tropical Island, per incentivare l'utilizzo rapido di Mystic Sanctuary, così da avere in prima possibile più isole in campo per attivarne il suo benefico effetto, per incrementare rapidamente le recursioni dal cimitero anche sul fronte delle magie. Faranno sempre comodo delle soluzioni per migliorare il comparto interazioni e creature come Malevolent Hermit, unite alle novità di Pyrexia, Old BB1, Canker Bloom e Minor Misstep, saranno le benvenute in questa build, andando a sostituire carte meno efficaci o banalmente più costose nel loro costo di cast. Altra carta difficile da collocare nonostante il suo potenziale è Life of Relom, che potrebbe incentivare la recursione delle terre dal cimitero, mentre X-Trinker, per un piano offensivo e difensivo maggiore, ha maggiori chance di entrare tra le 99, a patto di sacrificare qualcosa tra le creature. Il nostro deck builder sta anche provando Edric, Spymaster of Trest, che potrebbe brillare con le creature evasive presenti nel mazzo, incluso il comandante, ma si dovrebbe modificare la lista mantenendo una proporzione adeguata tra creature e magie, per bilanciare correttamente le mani iniziali. Si potrebbero anche includere alcune sinergie legate ai segnalini +1/+1, con carte come The Ozolith e Ardennes Scale. Si tratterebbe di un cambio di rotta significativo, che necessiterebbe di una fase di testing e adattamento consistente rispetto a una lista che al momento sembra girare al meglio. Eccoci arrivati al termine di questa lunga disamina che ha visto come protagonista Lorenzo Cocchia, che ringraziamo per averci fatto conoscere una leggendaria tipica che porta in dote un approccio alle partite intrigante e diverso dal solito. Se amate le strategie legate alle terre o semplicemente volete puntare su un comandante inaspettato, questo Slogurg The Overslime potrebbe fare a caso vostro, dovete solo imparare a domare questa melma sfuggente che ha tutto il potenziale per farsi notare in questo formato 1v1. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.